Casper. Il Casper consiste nel bilanciarsi sulla coda dello skate con lo skate capovolto. Questo trick si divide essenzialmente in tre parti: un'entrata, un bilanciamento e un'uscita. L'entrata. Questa è la posizione dei piedi per l'entrata. Vediamo che il piede davanti è spostato sul bordo della tavola e il piede dietro invece sporge dalla coda. Questo perché il piede davanti deve fare pressione e cercare di far cappottare letteralmente la tavola. Il piede dietro deve essere pronto ad appoggiarsi sulla coda, o meglio sul retro della coda. Per prendere confidenza col movimento di entrata possiamo provare a fare pressione col piede davanti e cercare di far partire questa rotazione della tavola. Dobbiamo ritrovarci con la tavola cappottata sopra il piede davanti. A quel punto dobbiamo essere pronti a mettere il piede dietro sopra la coda. Ovviamente all'inizio sarà impossibile tenere il piede davanti subito sollevato da terra, quindi non preoccupatevi, all'inizio il piede davanti possiamo anche appoggiarlo a terra. Prendete confidenza appoggiando il piede davanti a terra, ma cercando di fargli cappottare la tavola sopra. Quando ve la sentite, provate a buttare subito il peso all'indietro appena parte l'entrata. In questo modo abbiamo subito la possibilità di tirar su la tavola senza toccare con il piede davanti. Può aiutare a lanciare leggermente braccia e spalle come se si stesse eseguendo un kick turn. Questa è la posizione di bilanciamento. La fase di bilanciamento all'inizio è molto scomoda, il piede ancora non è abituato a sentire quella pressione, all'inizio fa anche un po' male, è normale. Bilanciarsi in Casper rimanendo fermi è molto difficile. Quando siamo in questa fase la cosa migliore è fare o dei piccoli saltini per bilanciarsi o un piccolo space walk, oppure cercate subito un'uscita o eventualmente un altro trick. L'uscita sicuramente è la parte più difficile. La tavola deve praticamente ruotare di 180 gradi e anche rimettersi dritta. Proviamo prima solo con un piede. Partite con la tavola già sopra il piede e fate questo movimento. Cercate di infilare bene il piede sotto la tavola, non deve stare solo sul bordo perché altrimenti la tavola flipperà e non farà la rotazione giusta. Possiamo anche provare a salire subito sulla tavola appena l'abbiamo fatta girare con un piede. Quando ve la sentite potete provare a salirci con tutti e due i piedi. Per fare pratica con questa fase di uscita, mi raccomando, prima di lanciare la tavola sollevate, spostate tutto il peso, è come se praticamente cominciate a cadere di lato. Solo a quel punto, quando vi sentite che state tra virgolette per cadere, lanciate la tavola. Il movimento deve essere guidato, diciamo, con il piede davanti che lancia la tavola facendo perno sul piede posteriore. Guardate bene questo tipo di movimento, vale sempre la regola delle ginocchia ben piegate e delle braccia molto larghe, soprattutto in fase di uscita, perché vi capiterà sicuramente anche di atterrare sulla tavola di taglio o di atterrare sbilanciati in avanti e all'indietro. Se abbiamo le gambe piegate e le braccia larghe, vedrete che riusciremo a evitare brutte cadute. Per facilitare un po' il Casper io vi consiglio di mettere del grip qua nella parte dietro della coda. In una tavola da freestyle abbiamo anche le skid plates che ci aiutano a mantenere un po' di più il piede, ma non sono, diciamo, strettamente necessarie. Un consiglio: se avete la possibilità, fate pratica col Casper in una superficie liscia e non su asfalto. Questo perché l'asfalto vi distrugge molto velocemente la coda della tavola. Non a caso nelle tavole da freestyle vediamo spesso che ci sono delle viti. Queste viti vengono messe proprio per proteggere la tavola dallo strusciare del Casper. Sono delle piccole viti da legno, ovviamente incastrate bene facendo prima il buco col trapano. Vanno messe bene perché ovviamente se poi vi ritrovate a fare finger flip e c'è una vite che sporge, vi fate malissimo. Per il Casper vi consiglio di non lasciare i track troppo molli, perché altrimenti la tavola si piegherà tanto e la fase di entrata sarà più difficile. E anche per il Casper è tutto. Ciao a tutti!